Ciao amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e poi l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo il libro o il diario, in questo caso è aperto, quindi ci può parlare di possibilità, nuove idee, informazioni che si palesano davanti a noi oppure finalmente sta funzionando una nostra ricerca, una nostra cura e attenzione riguardo ad alcune cose nello specifico. E infatti, siccome indica studio, valutazione, osservazione, scoperta anche di informazioni, di verità, di segreti rivelati e risoluzioni di alcune cose che secondo me riguarda soprattutto la nostra sfera interiore, emozionale e relazionale. Poi troviamo al centro questo bellissimo anello. Anello è unione, è collaborazione, è accordo, impegno che può essere condiviso o in qualche modo che si può trasformare in obbligo se magari siamo in qualche modo costretti a fare determinate cose e magari arriva proprio il momento di sciogliere un impegno gravoso, di concluderlo o di accogliere e accettare comunque degli atteggiamenti positivi, costruttivi di collaborazione. Poi saltar fuori una proposta da valutare? Assolutamente sì, insomma dipende dalle varie circostanze. Le energie possono essere un po' più bassine nelle questioni più fisiche, materiali, perché la carta in questa posizione della bara indica una fase di trasformazione, di profonda trasformazione, quindi o si sta concludendo qualcosa o c'è comunque pesantezza, stanchezza nel portare avanti alcune cose che state facendo, oppure si ha proprio il forte desiderio di cambiare alcuni aspetti e quindi abbiamo visto di chiudere e riaprirsi, rigenerarsi in se stessi e in questo caso magari proprio nel lavoro e nelle finanze. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, principalmente coppia single, alcune cose possono riferirsi anche ai rapporti più importanti per voi in questo momento, di amicizia, famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare perché se sentite qualcosa magari vuol dire che lì c'è un messaggio che può fare riferimento ad esempio a un amico, un'amica, a un familiare, eccetera. È ovvio che noi parliamo di amore coppia e quindi anche rapporti più importanti con il croco, l'arnica e poi troviamo anche l'aquilegia. Diciamo che soprattutto all'inizio la settimana si può aprire abbastanza positivamente o quantomeno ci sono buone energie, belle intenzioni, bei propositi, soprattutto insomma per chi sta vivendo una fase critica un po' difficile e allora ecco che c'è riappacificazione, rassicurazione, voglia e desiderio insomma di trovare comprensione e maggior complicità. Dipende poi appunto
agli sviluppi successivi dall'impegno che deve essere in collaborazione, quindi entrambi si deve lavorare su certi aspetti perché, l'arnica è vero che può essere anche negativa se non ci si impegna e che quindi può, continuare una fase critica. Magari c'è la fase di miglioramento e poi si ritorna nella fase critica. Però ha l'aspetto molto positivo, come vi dicevo, che se si vuole si può trasformare effettivamente qualcosa e finalmente liberarsi, perdonare, rigenerarsi, riconciliarsi effettivamente e procedere in questo modo. Per tutte le altre questioni dove le cose vanno abbastanza bene, magari ci sono, cose che state vivendo a livello o interiore o esterno, familiare, di amicizia, che magari portano un po' di tensione e automaticamente si riflettono nella coppia, ma in questo caso si può trovare aiuto e sostegno, soprattutto, tanto conforto. E quindi ecco che si parla di unione perfetta, di unione, che è intensa e duratura. Per i single effettivamente c'è una fase, un qualcosa che può essere determinante, perché essendoci alcune carte che possono parlare di riappacificazione, di ritorno, non è detto, io prendo sempre questo tema con le dovute precauzioni, e chiedo di farlo perché non è detto che se escono carte di ritorno vuol dire che ritorna una persona. Può ritornare per farsi sentire, per salutare, oppure per esserci un chiarimento o un incontro fortuito, casuale, o rivedere un qualcosa tramite social, eccetera. Quindi non necessariamente si parla di effettivo ritorno, magari solo in alcune circostanze e quindi chiedo di valutare, diciamo di vedere, perché è vero per alcuni ci può essere il recupero del rapporto, ma invece per altri potrebbe essere qualcosa di passeggero, di fugace e quindi capire che effettivamente forse anche qui in questo ambito è arrivato il momento giusto di trasformare queste energie perché si possono più o meno ripetere nello stesso modo. Che potrebbe esserci anche qualche novità, forse passa attraverso la possibilità di chiudere con alcune cose proprio per far spazio al nuovo. Per quanto riguarda le cose di pratiche lavorative, c'è questa bellissima carta allegria, molto bella, molto positiva, perché parla di felicità, di liete notizie, anche di soddisfazioni che finalmente arrivano, positiva anche per inviti, festeggiamenti, cose belle. Riguardo il lavoro, chi è alla ricerca, magari aspettatevi qualche notizia o anche apprezzamenti, qualcosa in via di sviluppo che sta procedendo bene. Quindi vuol dire che magari parte della trasformazione forse l'avete già fatta precedentemente, qualcosa è cambiato o sta cambiando nella vostra vita e che si riflette anche nelle questioni più pratiche del denaro, delle finanze, dei vostri risparmi. Magari finalmente arriva quella fase un po' più tranquilla, un po' più serena, anche se ci sono delle incombenze, delle spese, sapete che comunque pian pianino le state risolvendo e state raggiungendo, quella stabilità. Se così non dovesse essere, magari probabilmente loro vi dicono che alcune energie possono essere bloccate e quindi quanto prima valutare questa trasformazione, questo cambiamento per aiutarvi a sostenere sia il vostro lavoro, sia proteggere le vostre finanze, ma io direi anche trasformazione per la ricerca di lavoro, perché alcune cose, è vero, possono essere positive, però c'è ancora un blocco, c'è resistenza, c'è ancora un qualcosa che non procede. Valutare il cambiamento, magari ampliare la vostra ricerca oppure chiedere diversamente, cioè al
tramite colloqui, persone, altre indicazioni, altre circostanze da crearsi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!